o paraíso, né? Sì, è verdade. Coisa linda. Io sono Ale, su questo canale vi racconto la mia vita da nomade digitale e oggi lo faccio da Florianopolis, in Brasile. Mi trovo qui da circa un mesetto con l'intenzione di stare almeno un altro mesetto e quindi ho avuto il tempo di fare un po' di considerazioni su questa meta che in questo momento è la quarta al mondo su Nomad List, che è la classifica votata dagli utenti delle città migliori al mondo per i nomadi. Come vedete ho affittato una casa, che dopo vi faccio vedere, e l'ho affittata con due miei amici, un ragazzo di Sao Paulo, è veramente difficile dire Sao Paulo, e con un ragazzo di Varsavia, si chiamano Rafa e Bart, li ho conosciuti l'anno scorso a Gran Canaria, quindi bella, abbiamo detto ritroviamoci tutti in Brasile. Morale della favola, il Brasile è esattamente come ve lo aspettate, giusto? Quindi samba, persone abbronzate, festa in ogni lato, ci sono i carnavali, ci sono le persone che giocano in spiaggia, pallone tutto il tempo, strabbronzati, eccetera, eccetera. Ebbene, no. Tutto quello che arriva in Occidente sul Brasile come stereotipo in realtà è frutto di una singola città, cioè Rio de Janeiro. Ma il sud del Brasile è completamente diverso. Tanto per cominciare, Florianopolis è la capitale dello stato di Santa Catarina ed è una città molto particolare perché si sviluppa su due fronti completamente diversi. C'è una parte della città che si chiama Centro, che è proprio una città, è collegata al Brasile continentale da un ponte e quella è vita di città al 100%. Però c'è un'altra parte che sta sull'isola dove mi trovo io in questo momento e lì non direste mai di essere così vicini a un centro abitato da 500.000 persone. Tenete però conto che le distanze sono abbastanza importanti, cioè da dove sono io per arrivare nel centro è tipo una mezz'oretta, quindi dove andate a Florianopolis in termini proprio di quartiere influenzerà tantissimo la vostra esperienza complessiva in questo posto. L'isola ha due facce completamente diverse, una estiva e una invernale. Venite qui d'estate, ve la spassate di brutto, vi divertite un casino, andate a fare festa tutto il tempo, andate a surfare tutto il tempo, andate in spiaggia, conoscete 1 milione di persone, quello sicuramente non vi manca. Però dall'altra parte c'è traffico, quando vi andate a vedere i posti belli c'è un botto di gente, per spostarsi ci vuole il triplo del tempo e quando venite qui in inverno invece avete il problema che a tratti ci sono posti sull'isola che sembrano veramente tratti da Robinson Crusoe perché siete magari gli unici in 5-6 km di spiaggia, ma allo stesso tempo vi surfate le onde più belle del mondo senza nessuno che ve le ruba, senza nessuno che vi droppa addosso. Andate a farvi le camminate, le trillas, che sono una cosa super popolare di qua e non incontrate tanta gente. Quindi ognuno fa la sua scelta, ok? Non dico che l'estate sia meglio, che l'inverno sia meglio, ma vi dico che l'esperienza cambia completamente. Quello che mi piace di Florianopolis è che trattiene la bellezza naturale di Rio de Janeiro, ma in un mondo completamente diverso. Tanto per cominciare, qui quasi tutti sono discendenti di europei, le persone sono assolutamente così, sono tantissime persone bionde con gli occhi azzurri e la genetica brasiliana si è un po' mischiata a quella europea, dando notoriamente origine a una delle popolazioni più belle esteticamente di tutto il mondo. Calcio ho avuto solo un'esperienza, non ci sono tanti campi in giro, nessuno che gioca in spiaggia, però una volta mi è capitato di vedere 3-4 gruppi di persone che si stavano palleggiando in spiaggia, c'erano delle ragazze, vi giuro ragazze, che sembravano come se stessero palleggiando tra di loro Neymar, Messi, Ronaldo e Pelé. La vita scorre rilassata, nessuno si arrabbia, nessuno corre, nessuno suona il clacson e le cose che vanno di più sono il surf, infatti mi sono preso la casa davanti a uno dei break più famosi, e le trillas, che sono delle camminate che vi portano in luoghi non accessibili via strada, ma solo o appunto attraverso questi passaggi o tramite barca e scalata. Gita domenicale, stiamo andando a fare la triglia della Goigna dell'Est. Tutti ci hanno parlato benissimo di questa qui in particolare, quindi andiamo a dare uno sguardo, no? Si parcheggia pagando una fee di 20 reais, cioè 5 euro, 4 euro, e si ha la possibilità di ammirare polli e non soltanto. Per esempio laggiù c'è un cavallo. Ce l'abbiamo fatta, siamo in cima. Siamo in cima. Wow, ne valsa totalmente la pena. Qui hanno messo un easter egg. Come vi dicevo all'inizio, comprendere dove volete stare fa una differenza enorme, perché se state nel centro, arrivare alle coste belle, alle spiagge belle è lunga. Quindi di fatto la vita di spiaggia ve la godete poco o nel weekend. Purtroppo non ho trovato un posto che sia proprio completo al 100%. Un'opzione può essere Jurerê, che era prima il quartiere più gettonato in assoluto e sta estremamente a nord. Era considerato il quartiere dei milionari del Brasile, con un sacco di politici, di calciatori. Nel tempo però mi hanno detto che la reputazione si è andata abbassando e quindi adesso il quartiere figo, diciamo, è Novo Campeche, che è dove mi trovo io in questo momento. Ci sono un sacco di ristoranti, il caffè per lavorare, connessione fantastica.
fantastica, quindi è ottima per i digital nomad, in generale per chi comunque vuole lavorare durante il suo soggiorno, ma soprattutto è una zona tranquillissima, mega sicura. Ecco, l'unica cosa è che d'inverno, essendo molto residenziale, non è che ci trovate molta gente, non è che ci trovate molto da fare, va benissimo per stare tranquilli ed è quello che noi alla fine volevamo ed è quello che stiamo facendo. Oh, ma lo so che lo volete l'home tour, quindi ve lo faccio. Qui c'è l'anima della casa, questo balcone che non poteva mancare il tramontazzo. Oh no, non poteva mancare il tramontazzo, benissimo. Qui vedete che il balcone gira tutto intorno alla casa, quella è l'isola di Campeche, là si va verso il sud dell'isola, quella invece è una spiaggia molto famosa che è Praia da Joaquina, dietro c'è un'altra spiaggia molto famosa che è Praia Moli, quindi a livello paesaggistico guardate di che posto stiamo parlando, e là c'è il sole che tramonta dietro il Brasile continentale e qua ci sono le triglias che potete fare tutto in cima a queste montagne, andare nei punti di osservazione, è meraviglioso ragazzi. E adesso vi faccio vedere la casa, non tutta perché chiaramente la camera di Bart e di Rafa non ve la faccio vedere per una questione di privacy e perché non so che cosa ci si potrebbe trovare. Comunque, questo è il salone ed è facile intuirlo. Come vedete è bella spaziosa, là si entra, quindi quella lì è la porta principale, questo dovrebbe essere il tavolo dove mangiare, ma essendo 3 nomadi alla fine questo tavolo qua sembra sempre una startup, pieno di computer, pieno di roba e non mi ci fate pensare, ma comunque va bene così. Questa è la cucina, anche qui vedete bella luminosa, grande, ci sono un sacco di cose. Questa stanza non la usiamo perché è una stanza con i letti a castello, quindi è chiusa, se ci viene a trovare qualche ospite sappiamo che possiamo metterlo qua, noi ci mettiamo le valigie, c'è anche un bagno che non utilizziamo e lì c'è la lavanderia che ci permette anche di fare tutto il bucato in casa, o meglio ci permette di chiamare la donna delle pulizie che lo fa per noi. Un bagno di servizio, la camera di Bart, qui dietro c'è la camera di Rafa con il suo bagno e qui c'è camera mia che non ho messo a posto per il video. Perché, cioè, se l'avessi messa a posto sarei uno di quegli youtuber finti che devono fare tutti quelli perfetti, no? Ma che palle! Quando io mi sveglio la mattina, premo questo bellissimo pulsante, che è quello che fa andare su e giù la saracinesca, vedete? E ora sta andando giù, che è quello che faccio di notte. Per quando è tutta giù, io la mattina clicco e lei va su. E questa bellissima cosa mi si rivela davanti agli occhi e la mia giornata parte bene. Cioè non importa cosa è successo nel mondo quel giorno lì, la mia giornata parte bene. Qui dietro c'è una cabina armadio, che ovviamente, essendo la più grande, doveva essere lasciata al nomade italiano perché è molto semplice capire le motivazioni per quanto grande io l'ho riempita. E qui c'è il mio bagno, che ha la doccia grande, che mi piace un sacco, quindi vedete che ci siamo organizzati alla fine stile un po' co-living, però ce lo siamo creati da noi affittando questa casa bella grande qui proprio sulla spiaggia di Novo Campeche. Poi farò i conti precisi, però ipoteticamente vi direi che se volete fare un mese qua da nomad potete mettere a budget sui $2.500, prendervi una bella accommodation, girare l'isola, mangiare bene. Il resto però per essere un nomad qua te la passi bene, perché specialmente in inverno non hai tante distrazioni. A livello di allenamento, produttività e dieta sto andando veramente bene, sono molto contento e i miei co-liver uguale. Meditano tutti i giorni, uno ci aveva provato 10.000 volte e non c'era mai riuscito, invece qui medita tutti i giorni, si è iscritto a CrossFit, l'altro ha imparato a giocare a scacchi, wifi ultra veloce, super affidabile, mai avuto un problema con il wifi, sono un macello di coworking, ma tantissimi ragazzi, e ci sono anche tantissimi bei caffè per lavorare. Il più famoso è il Caffè Cultura, una catena che ne ha 5 o 6 se non sbaglio, e tantissime persone che conosco vanno lì. Su Google in qualsiasi lingua la parola più associata a Florianopolis, a parte non lo so, Brasile, clima eccetera, è ragazze. E quindi ma vogliamo trascurarlo? Ma che faccio? Non ve ne parlo? Non aspettate la ragazza brasiliana con la pelle color bronzo, i capelli ricci, neri, gli occhi neri, stessa probabilità identica che avete di incontrarla a Francoforte, ma comunque la genetica qui è premiante, perché comunque tantissima gente che è venuta dall'Italia e tantissima gente che è venuta dalla Germania e si sono sposati con i brasiliani e poi hanno avuto figli e nipoti eccetera eccetera che mischiano molto spesso i tratti delle due cose. Ci sono delle ragazze che ho visto che voi dite ma questo è finto. Chiaro, poi c'è anche la questione del portoghese brasiliano che è molto sexy, perché alla fine è molto sexy, però vabbè non stiamo a entrare in questi dettagli, no? Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che vi piacerebbe scoprire di specifico su Florianopolis, che magari il prossimo video lo farò proprio su quello. E intanto vi ricordo che per seguire il day by day della vita da nomad, che poi è il succo della vita da nomad, dovete seguirmi su Instagram, dove mi trovate come nomaddigit.ale. Vi auguro cieli sereni, passo e chiudo.